Aggiornamento di Calciomercato Inter, secondo appuntamento con il nostro format mensile che avete molto apprezzato nell'appuntamento di un mese fa. Torniamo oggi, ci prendiamo un po' di tempo per approfondire insieme quelli che sono i temi più caldi del momento e in particolare oggi parliamo di mercato e andiamo a disegnare insieme quella che è l'Inter 24-25, l'Inter che riparte campione in carica, che sta prendendo sempre più forma. Ne parliamo con il nostro Simone Frizza. Ciao Simo, ben ritrovato. Ciao allora e ben ritrovati a tutti. Sono le ore calde, Simone, in cui si sta andando a completare anche un altro innesto per questa Inter che è partita con il piede sull'acceleratore, diciamo, comunque in questo mercato. Sono le ore in cui anche le altre rivali comunque stanno facendo tante operazioni, quindi al termine di questa nostra analisi faremo un bel punto anche sulle rivali, comunque ci confrontiamo sullo stato dell'arte anche sul mercato delle altre. Ora però ci concentriamo sull'Inter e come sempre vi porteremo sul campetto per analizzare la rosa dell'Inter ruolo per ruolo, invitandovi però innanzitutto a lasciare un mi piace e se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, clic sul tasto iscriviti così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti. E Simo, parliamo ruolo per ruolo, partiamo dai portieri. Sono le ore di Josep Martinez con l'Inter che alle spalle di Jan Sommer ha individuato nel portiere spagnolo del Genoa il profilo giusto su cui andare ad investire con un'operazione anche onerosa, importante. Sì, è il colpo più dispendioso in questo momento, si parla di tra base fissa e bonus di 15 milioni di euro circa, forse anche qualcosa in più, per un portiere che oggi viene a fare la riserva, come anche il nostro campetto ci dice, però è inevitabile che magari già dall'anno prossimo, penso, l'obiettivo sia quello di portarlo a fare il titolare. Rispetto magari a Bento c'è qualcosa in più a livello di lavoro da fare, però secondo me l'investimento dell'Inter ci dice che insomma la dirigenza e gli staff vedono in lui un potenziale titolare e non possiamo far altro che augurarci che sia così. Citavi Bento, dal Brasile ci hanno detto che di fatto l'Inter ha provato a formulare un'offerta da 15 milioni di euro anche per il portiere brasiliano, è stata respinta, non solo è stata respinta, l'Inter ha capito che su Bento stanno accendendo una vera e propria asta internazionale, quindi dovrebbe partire delle cifre molto elevate. Quindi di fronte a questo ostacolo insormontabile si è deciso di virare sul portiere spagnolo che ha una carriera ad alti livelli ancora tutta da scoprire, nel senso che poi è recente la sua esplosione in Serie A in particolar modo. Ce ne hanno parlato molto bene, però anche il nostro ospite Carlo Danani, giornalista molto vicino al Genoa, che ci ha raccontato tante cose, anche in un altro contenuto che trovate sul nostro canale. Siamo curiosi di scoprirlo, un portiere spagnolo abile con i piedi e che alle spalle di Jan Sommer, con lo staff tecnico nerazzurro di prim'ordine, sui portieri soprattutto, potrà sicuramente crescere. Poi, Simo, aggiungo un ultimo dettaglio. Io confido in Sommer, cioè credo sia giusto confermare la fiducia in Sommer, però è arrivato anche ad un'età in cui, lo sappiamo, il calo fisico può essere anche abbastanza drastico, quindi cautelarsi con un portiere che ha già fatto molto bene da titolare in Serie A è una scelta che comunque trovo interessante. Per alcuni invece non era la priorità, in tanti ci hanno detto, spendere questi soldi sul portiere. Io non sono troppo d'accordo, non so che ne pensi tu. Ma, diciamo che è un'opinione che si può capire, si può supportare, detto che poi tante volte abbiamo criticato all'Inter il fatto di non essersi mossa in anticipo, sia sulle Mh. cessioni ma anche sugli acquisti per alcune future lacune. Questa mi sembra una potenziale futura lacuna per i motivi che dicevi tu. La necessità di trovare un nuovo Sommer va, coperta prima che Sommer ci dica: "Guarda che serve un nuovo me", tra virgolette, col suo Sì. rendimento, per evitare che finisca come con Handanovic. Senza mancare di rispetto a Samir, però cioè, il riferimento è quello lì, quindi secondo me ci può stare. Poi dipende anche come si conclude tutto il mercato. Per il momento sono abbastanza contento però. È molto interessante anche questa cosa del portarsi avanti, quando abbiamo vissuto diverse sessioni di mercato in cui invece bisognava reagire in emergenza ed in urgenza, quindi questo è molto interessante. Sul nostro campetto, Simo, poi si farà sempre il gioco delle coppie, intanto alle spalle di Sommer e Martinez Di Gennaro confermato con il rinnovo di contratto per un'altra stagione come terzo portiere nerazzurro e vivaio Inter, fa comodo anche per le liste. Il gioco delle coppie, Pavard Bissek a destra, Cervi De Vrij al centro, Bastoni e al momento Carlos Augusto, che poi sarà un giocatore molto duttile, quindi potrà essere impiegato anche in altre zone di campo. Al momento per comodità grafica lo mettiamo qui, dove ha concluso di fatto la sua stagione, giocando soprattutto da terzo di sinistra in alternativa a Bastoni. Non ci sono
al momento voci in uscita. De Vrij ha parlato di interessamenti anche dall'Olanda e non solo, ma intende rimanere per questa stagione, visto che ha un altro anno di contratto. Lo stesso su Acerbi, si è operato, rientrerà per l'inizio del ritiro probabilmente. Il pacchetto difensivo ad oggi è questo, non ci sono segnali di ribaltoni in vista, a meno di cose clamorose che non ci aspettiamo. Il tema che si pone è duplice: utilizzare Carlos Augusto alle spalle di Bastoni, sì o no? Oppure andare ad individuare un nuovo giocatore lì a sinistra, ma soprattutto al centro, Acerbi, De Vrij. È il momento di sostituirli, Simo? Tu quanta priorità dai a questa situazione dei difensori centrali? Beh, sarebbe sulla carta d'identità, sarebbe il momento, perché almeno uno dei due sarebbe il momento giusto per sostituirlo. Credo però anche che un'altra stagione, magari con qualche difficoltà, possano ancora farla in tandem, aiutandosi a vicenda quando magari uno ha bisogno di riposare o si può fare male. Poi ci sono anche soluzioni un po' di emergenza, con Bastoni che già nell'Europeo con l'Italia sta facendo questo lavoro Sì. di difensore centrale, quindi il ragionamento può anche essere: per quest'anno rimaniamo così, cerchiamo poi di cautelarci con quello che si riesce a fare, l'anno prossimo quando entrambi scadono, al netto che magari uno invece venga rinnovato, iniziamo a puntare su un difensore, anche perché tu oggi il difensore puoi comprarlo, però poi ne hai tre. Quindi o ne tieni tre e il terzo tra l'altro è uno pesante, perché che sia Acerbi o che sia De Vrij sono comunque difensori ancora, anche a livello di costi di ingaggio, non banale, e diventa un po' complicato forse la gestione di questa situazione. Quindi io credo che si vada a posticipare di un anno più per questa ragione che non per scelte diciamo più o meno lungimiranti, secondo me. Stavo pensando, già Di Marco con la nazionale è stato poi definitivamente riconvertito a quinto, chissà che non possa accadere anche con Bastoni, anche se poi lì sulla sinistra siamo un pochino più carenti, siamo forse un po' più coperti a destra, dove eventualmente Pavard può essere l'opzione da scalare al centro, però ad oggi sono curioso eventualmente di vedere Inzaghi come gestisce questa possibile situazione di emergenza, sperando di non doverla affrontare. Sarà una stagione importante per Bissek, chiamato a confermare il suo valore in proiezione offensiva e a crescere soprattutto dal punto di vista delle letture difensive. Lui che ha secondo me un grandissimo potenziale atletico, che va limato nel contesto italiano per poterlo far diventare un difensore top, che non so, io vedo lo vedo come un potenziale giocatore da Premier League, quindi sarei sorpreso nel non vedere offerte importanti per Bissek già in questo momento, detto che lui ha già fatto capire che almeno un altro anno come minimo in Italia lo vuole assolutamente fare, anche per il suo percorso di crescita. Io Simo aggiungo Darmian, sinceramente lo vedrei qui, in questa zona di campo qua, per la prossima stagione. Un jolly da poter utilizzare a destra o a sinistra all'occorrenza. Sì, anch'io. Credo che sia arrivato il momento, ma poi quando adesso parleremo del centrocampo capiremo forse il perché invece per ora Sì. Darmian viene considerato ancora in posizione diversa. La cosa curiosa è che in caso dovesse essere aggiunto, tra virgolette, ai difensori, andrebbe a incasellarsi nell'unica coppia, nell'unica zona in cui abbiamo la coppia forse più solida e migliore, come hai detto prima, Pavard-Bissek. Addirittura quest'anno più volte ci siamo detti: è un peccato che uno dei due debba stare fuori, Sì. ma è nel caso soprattutto di Bissek è comprensibile perché il titolare è Pavard. Quindi se si mette anche Darmian andiamo veramente in sovraffollamento e lì bisogna capire come fare. L'ultima cosa che stavo pensando, poi passiamo al centrocampo, Simo, sulla discussione Acerbi-De Vrij. I dubbi su Acerbi sono di natura soprattutto fisica, da quello che viene detto. Spesso anch'io ho detto ha avuto vari problemi nella scorsa stagione, però adesso dico, si è operato, ha la possibilità di fare la preparazione atletica al completo con il resto dei compagni. De Vrij sta trovando il suo minutaggio anche all'Europeo. Non è che c'è, se la metto lì sul tavolo da valutare, non è che c'è l'idea di intanto proviamo a confermare questo reparto che si affida a 2 elementi per Inzaghi importanti a livello proprio anche di spogliatoio, oltre che di leadership, in un ruolo molto delicato, e nel frattempo si lavora o per il 2025, inteso come estate 2025, c'è una nuova stagione, o al limite c'è la sessione di gennaio, che per me, lo dico subito, potrebbe essere una sessione di gennaio un po' diversa dal solito, perché già quest'anno abbiamo visto varie società fare più movimenti del solito. Con il mondiale per club alle porte,
la nuova Super Champions, magari più dettagli sui contratti, sui rinnovi e tante altre cose, e magari sei già messo bene nel nuovo girone di Champions con un passettino magari, anche negli ottavi di finale o comunque nella fase eliminazione diretta, ti garantisci degli introiti in più, la sessione di gennaio può farsi anche più particolare quest'anno. Beh, quest'anno, cioè nella scorsa stagione ci abbiamo comprato Buchanan, che ora non è Sì. ancora riuscito a imporsi, però è un colpo finalizzato anche al futuro, non solo ad essere utile nei 6 mesi di chiusura di quella stagione, quindi perché no? Anzi, potrebbe proprio essere appunto che il difensore centrale, sia esattamente il profilo da andare a pescare in quel momento lì. Dipende da cosa hanno in testa Marotta e Ausilio. Ci hanno insegnato in questi anni che ragionano anche con i parametri 0 e non solo un po' più in là. Quindi può anche essere che abbiano già in mente un profilo, magari non nemmeno famosissimo, che si libera tra un anno, tra qualche mese, e allora aspettino proprio per quello. Vado al centrocampo, è stato uno degli argomenti più discussi, di questo periodo, un po' tutto il centrocampo in realtà devo dire. La novità è Piotr Zielinski, ne abbiamo già parlato molto, Simo, va ad occupare la casella del vice Mkhitaryan, prende il posto di Sensi e Klaassen, un upgrade per me netto, decisamente. Leggo tanti pareri contrastanti su Zielinski. Io sono invece particolarmente esaltato dalla prospettiva di andare a prendere un centrocampista che, fino ad un paio di stagioni fa era uno dei top in assoluto in Italia, poi ha risentito un po' di tutte le difficoltà del Napoli. Credo che tra i profili prendibili sia il più simile a quello che può fare Mkhitaryan in termini di compiti che gli vengono assegnati con delle caratteristiche diverse. Aggiunge qualcosa col tiro da fuori, che stiamo vedendo che all'Europeo i gol da fuori arrivano e arrivano tanto, chissà che non possa essere una tendenza da portarsi anche nei nostri campionati e nell'Inter in particolare. E per me è un rinforzo decisamente importante. Guardo questa fotografia del centrocampo adesso, parto decisamente entusiasta, ecco, di questo centrocampo. Sì, anch'io. Anch'io e come dicevo più volte, lo dirò anche per uno dei prossimi di cui parleremo, se fosse costato qualcosa Zielinski non sarebbe costato meno di 20, 25 milioni. Forse solo l'età, che comunque non è troppo avanzata, ha 30 anni, però forse solo quello ne avrebbe limitato la valutazione, ma fino a qualche anno fa si parlava di cifre estremamente alte per un giocatore che, come detto, in queste ultime 2 stagioni ha un po' zoppicato, però ha fatto tanti anni dove tra gol e assist sfondava tranquillamente a quota 15 in tutte le competizioni, tra gol e assist. Giocatore che ha tiro da fuori, che corre. A me piace tanto, a me è sempre piaciuto e che arrivi a parametro zero è una cosa che mi fa felice. Dopodiché, anche qui, come per Sommer, Mkhitaryan quanto durerà a questi livelli? Secondo me ancora un anno lo può fare, però non si sa, lo scopriremo cammin facendo, ma questa è una coppia molto interessante, una coppia che fa calcio, per usare un'espressione che Sì. si usa in questi periodi. Io ho azzardato che Zielinski tecnicamente può mettere in discussione il ruolo di Mkhitaryan, perché per me Miki è fondamentale, importantissimo, ma dal punto di vista difensivo qualcosa paga, inevitabilmente. Alla sua età fa un lavoro importantissimo. Non so nella testa di Inzaghi, però per me lo può insidiare. Però Inzaghi stravede per Mkhitaryan, quindi sicuramente parte davanti. Dall'altro lato Barella Frattesi, Barella Simo inevitabilmente parte davanti. Per me Frattesi oggi ancora anche all'Europeo non ha fatto vedere delle cose per mettere in discussione la titolarità di Barella, ha fatto vedere però delle cose molto importanti su cui io faccio super affidamento come 12° uomo ad avercene giocatori così come alternative titolari. Sì, è un discorso che secondo me può essere fatto da 2 diversi punti di vista. Uno è quello che hai detto tu, l'altro, se volessi essere più maligno, potrei dirti, visto tutte le lacune che poi ha in altre caratteristiche, bisogna puntare su quello. Lui deve puntare soprattutto Sì. su quello per avere un impatto, perché se comincia a non fare neanche più gol e a non essere più decisivo, comincia forse a creare più problemi che altro. Io non sono troppo dell'idea che Frattesi sia dannoso, come qualcuno ogni tanto dice, quando fatica ad essere, diciamo, decisivo sotto porta. Dannoso è una parola forte, però è oggettivo che ad oggi ha delle lacune che lo rendono, che quantomeno lo portano ad essere un po' disinnescato quando non riesce ad avere un impatto. Quest'anno abbiamo visto diverse volte gare in cui lui è entrato e le ha decise, ma anche gare in cui o giocando dal primo minuto o entrando è stato un fantasma. E lì è ancora abbastanza giovane, Sì. deve crescere.
perché se poi pretendi di giocare o fai Sì. intuire anche col procuratore che vorresti spazio, quello che è, legittimo, però poi devi dimostrarmelo, perché come hai detto prima, davanti hai il signor Nicolò Barella, che non ha bisogno di presentazioni. Son d'accordo con te, aggiungo solo Simo che, secondo me su Frattesi, vabbè intanto tutte le critiche che arrivano dall'europe allora c'è stato un periodo in cui era eccessivamente esaltato secondo me, quando si diceva: "Ah, perché non gioca? Deve giocare lui al posto di Barella." Addirittura, c'è stato quel periodo inizio anno in cui si parlava di caso Frattesi, ritenevo eccessivo. Ritengo eccessivo anche l'opposto inverso che si è raggiunto soprattutto durante questo europeo. Nel mezzo è un giocatore importante che deve lavorare su quelle cose lì, come dicevi anche tu, la fase difensiva, un po' più di palleggio, eccetera, eccetera, ma credo anche che si possa fare anche un passo verso di lui, cioè quando hai un giocatore con delle caratteristiche così spiccatamente importanti, soprattutto in zona offensiva, è vero che lui deve crescere in vari aspetti, però forse prevedere anche qualcosa che cambi un pochino l'equilibrio e permetta ad un giocatore così di esaltarsi ancora di più in quelle sue caratteristiche, può essere un'evoluzione che si può fare a livello tattico, che Inzaghi può prevedere secondo me per valorizzarlo ancora di più. Sarà sicuramente una stagione un po' decisiva, per capire lo status, di Frattesi. Domanda secca, risposta secca: l'altro giorno si è scatenata in diretta la discussione: a 40 milioni di euro oggi Frattesi lo venderesti per andare su un altro profilo diverso? Guarda, se devo essere estremamente sincero, l'unico motivo per cui ti direi, anzi gli unici 2 motivi per cui ti direi di no, sono la dimensione della plusvalenza, che credo sarebbe abbastanza "contenuta", tra virgolette, e il fatto che così su 2 piedi non saprei darti un altro nome come alternativa. Però 40 milioni sono tanti per quello che ha fatto vedere finora. Possono diventare pochi nei prossimi anni, perché come hai detto bene, se si specializza ancora di più, eccetera, questo è un ragazzo che ti fa 8 gol o anche 10 facendo la riserva, quindi non è che siano proprio Sì, tanti come ha i fatto. giocatori così. Però son tanti 40 milioni. Bene, e allora nei commenti poi son curioso di vedere se si accende la discussione anche su questo. Barella intanto rinnova il contratto, ha rinnovato il contratto, accettando delle cifre importanti, ma con una trattativa che è scivolata via senza troppi problemi. Arriviamo al cuore di questa formazione, Asllani Çalhanoğlu. Simo, velocemente, Asllani dipende molto da Çalhanoğlu, inevitabilmente, perché immagino che la conferma di Çalhanoğlu in rosa rende ancor più probabile la conferma di Asllani alle sue spalle, a meno di offerte fuori mercato, con l'Inter che potrebbe andare su altri giocatori. Ad oggi per me Asllani sta facendo vedere una ha fatto vedere una crescita interessante all'Europeo, giocando in un ruolo un po' diverso, e riporto qui una mia citazione che faccio da tanti anni ormai, che quello del regista, più che un ruolo, è un compito, e ad Asllani quel compito nell'Albania è stato assegnato giocando un pochino più largo, un pochino più da mezzala, con dei compiti anche offensivi, mentre Ramadani si occupava più di fare l'interditore lì accanto a lui. E in questo contesto così Asllani ha fatto vedere anche una buona personalità nell'Albania, delle cose interessanti. Nell'Inter un pochino si è perso, forse il gap Çalhanoğlu-Asllani è in questo momento uno dei gap più netti tra titolare e sua alternativa all'interno della rosa nerazzurra? Sì, secondo me sì. E Aslani è un giocatore che in questi 2 anni è cresciuto, ha fatto vedere sicuramente dei miglioramenti e, come ho detto più volte, il fatto che quest'anno, magari non giocando tantissimo, però Inzaghi lo abbia scelto tante volte per entrare in campo in momenti delicati, in partite ancora in bilico e contro avversari pesanti, è la dimostrazione che 1 in lui crede e 2 c'ha visto una crescita dal punto di vista tecnico e mentale, altrimenti sappiamo quanto Inzaghi sia prudente anche nelle scelte, Sì. non si sarebbe fidato, a costo di spremere Çalhanoğlu o comunque altri titolari. Dall'altra parte però sono passati 2 anni e vedo ancora tanti tifosi, e forse mi ci metto dentro anch'io, non essere pienamente convinti da lui. Non nel senso che lo ritenga un giocatore scarso, però quando c'è stati quei giorni in cui sembrava che Çalha potesse andare al Bayern e si rifletteva sull'eventuale sostituto, qualcuno ogni tanto proponeva Aslani, io non riuscivo a inserirlo nelle possibilità. E dopo 2 anni che è qui, secondo me è un segnale, se così vogliamo dire. Cioè al terzo anno, per quanto da riserva, però forse qualcosa in più deve dimostrarci, altrimenti anche per lui stesso diventa un problema forse. Io ci rivedo con un differente status di calciatore, un po' quel parallelo con Kovacic,
ce lo vedo ancora in cerca d'autore come personaggio in questa Inter, Aslani. Un gran potenziale, anche un po' nelle movenze tra l'altro, me lo ricorda, in come tocca il pallone, eccetera. Però Ehm Kovacic, se permetti, Kovacic secondo me aveva dei picchi di colpi, di qualità che secondo me davano dei problemi più che altro sul capire dove posizionarlo, sì, che tipo di senso, se vogliamo usare questo termine, dovesse avere nell'Inter, in un'Inter peraltro scarsissima rispetto a sì, questa. sì, sì. Quindi è un po' diverso su Aslani, cioè quel Kovacic Sì. là, non dico ci mettevi la mano sul fuoco, ma quasi. Però, io mi ricordo che, faceva cose bellissime che ti esaltavano, poi sbagliava all'ultimo passaggio e non aveva tiro. Quindi Quello sì. gli mancava gli mancava qualcosa alla fine. Hai citato Çalhanoğlu, Simo, un passaggio è doveroso su, Çalhanoğlu, perché sono arrivati adesso 2 post social con cui ha rotto il silenzio sulla trattativa col Bayern Monaco di cui hai parlato anche tu. Il primo l'ho molto apprezzato con la sua lettera pubblicata sui social. Qualcuno dice è arrivato troppo tardi, però sta giocando un europeo, ha appena perso 3-0 con il Portogallo, da capitano e leader della nazionale, francamente mi sembra normale che si prenda qualche ora per parlare di mercato. Ecco, io su questo non farei un caso. Il secondo post che fa, dove ripubblica nelle stories il coro della curva nord, è un altro segnale molto interessante. Io ribadisco, nel suo post lui dice che sta benissimo all'Inter, non chiude definitivamente, non dice starò a vita all'Inter, rimango al 100%. Io rimango di questa opinione, che non significa che vuole andarsene, significa che con il Bayern qualcosa effettivamente c'è stato. Un'offerta c'è stata, è stata valutata e come è accaduto con l'Arabia Saudita l'anno scorso, come ha detto lui stesso, ne hanno parlato, ne hanno discusso insieme. Si è fatto un punto: "Oh, Inter, c'è questa offerta, discutiamone". In quest'ambito è abbastanza trapelato che ci sia stato anche un tentativo di richiesta di rinnovo del contratto che l'Inter invece non intende portare avanti. Io non ci vedo una particolare problematica, una particolare tensione, perché trovo che sia normale che Çalhanoğlu possa essere tentato da un'offerta del Bayern per motivi economici, di status sportivo, e anche per motivi di lui è molto legato comunque alla Germania, è cresciuto col mito del Bayern, diciamo così, in Germania, lo trovo abbastanza normale. Penso sia anche normale se l'Inter dovesse sedersi al tavolo a determinate cifre, visto che stiamo parlando di un classe 94 arrivato a parametro 0, però l'Inter determinate cifre le ha fissate molto elevate, intendendo dire per noi è un giocatore molto importante e non si tocca. Ti chiedo che ne pensi tu, Simo, e il tema che si è posto in queste settimane è stato il player trading okay, ma ci sono giocatori come Çalhanoğlu che devono uscire da questa logica, per cui era meglio cedere Lautaro, era meglio cedere Barella, era meglio cedere Bastoni forse, ma Çalhanoğlu non si tocca. Questo è stato un tema che in tanti hanno portato. Ti chiedo se sei d'accordo oppure no. Beh, allora da quello che ho sempre percepito lato dirigenza, a livello strategico, i giocatori che non si toccano a livello di player trading sono pochi e sono quelli che mixano qualità tecniche uniche o quasi a importanza pesante a livello emotivo dello spogliatoio. Çalhanoğlu ha entrambe queste cose, forse viene percepito non dico un gradino, mezzo gradino sotto questi altri che invece sono Barella, Bastoni e Lautaro, quelli che insomma ci Sì, dicono essere questo tipo son di d'accordo. intoccabili. Su Çalhanoğlu io quando ci trovavamo in diretta in quei giorni ne parlavamo, ho sempre detto una cosa: va bene tutto, va bene ascoltare le offerte, va bene riflettere anche su un addio di un giocatore che è stato cardine in questi anni e che oggi è uno dei top mondiali, alla giusta cifra, che deve essere giusta, non deve essere mi accontento. Perché il range nei dibattiti anche tra tifosi andava dai 35, state tranquilli che a 35 lo impacchettano, ai 110. È chiaro che 110 è troppo, però io più volte mi sono speso dicendo se decidessi io, e non sono Marotta, ma se decidessi io, sotto i 55-60 non andrei. Perché ok che non ha 24 anni, ne ha 30, ma quanti sono più forti di Ciala? Oggi uno, Rodri, probabilmente. È un giocatore che è contento di stare qui, che ha un contratto ancora lungo, che ha appena rinnovato, che è centrale, perché dovrei svenderlo a 35 milioni? Non c'era motivo. Quindi questa è sempre stata la mia idea e più o meno credo che poi alla fine fosse anche quella dei dirigenti. Poi sul concetto di player trading
E anzi, o meglio, sul ragionamento che lui fa nel suo post Instagram, concordo con quello che dici, perché è oggettivo che lui non smentisca al 100%, cioè non dica rimarrò qui a vita, ma io lo apprezzo. Negli Sì, ultimi anni sono d'accordo. siamo stati ingannati tante volte da queste parole che sono molto belle a sentirsi, ma poi diventano il doppio più dolorose se dovesse succedere che poi il giocatore va via. Allora preferisco che tu non mi inventi, come faceva Lukaku, il bacio maglia, quelle robe lì, e poi alla prima occasione mi volti le spalle, ma tu mi dica: io qui sto bene, tutto quanto, non escludo, anche perché l'Inter stessa non esclude. Cioè, se domani il Bayern si sveglia, impazzisce e dice: Bon, 80 milioni per Çalhanoğlu e a lui ne offro 15 all'anno, cosa succede? Che Inter e Cià dicono sì, tutte e due, perché conviene a tutti. Lo sappiamo noi, lo sanno loro, quindi meglio che tu mi dica comunque sei contento qui, ma senza inventare che sicuramente resterai, perché non puoi saperlo e nessuno te ne deve fare una colpa, piuttosto che, come dicevo prima, quelli che magari in passato ipotizzavano permanenze definitive, magari anche in buona fede, non voglio dire, però poi alla fine quando non è così ti fa il doppio più male. E allora io sinceramente preferisco un post come quello che ha scritto lui, se devo dire. Sì, 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 infatti io, prima cosa che dico sempre, ho molto apprezzato il suo modo di uscire allo scoperto così. Andiamo agli esterni, Simo, parto da sinistra. Di Marco Buchanan. Buchanan l'ho messo lì, perché Inzaghi per ora lo ha sempre visto lì. Ci ha giocato in parte anche al Club Brugge in Francia, in Belgio, scusate. Con il Canada in Coppa America sta giocando a destra, non sta facendo benissimo per ora, fino al momento in cui stiamo registrando. Due domande che ti faccio: è giusto, secondo te, vederlo ancora a sinistra? Perché lo stiamo vedendo a sinistra? Inzaghi crede davvero in Buchanan, secondo te? Oppure qualche voce che circola può essere confermata? Ma non lo so, la risposta giusta credo sia non lo so. Mi sorprenderebbe se fosse no, perché non è stato un acquisto, diciamo, cioè è stato un acquisto anche, tra virgolette, pensato. Tu Sì. me lo prendi a gennaio e poi in 2 mesi già mi decidi che non ci punti. Allora è un problema. Chi ha deciso questo colpo? Chi ha dato il benestare? Sarebbe un problema, quindi spero di no. Sul fatto che giochi a sinistra, io per tutta l'ultima parte della stagione appena terminata ho sempre detto mettiamolo a destra, facciamolo giocare, non capivo la logica di vedere ancora Darmian titolare anche delle partite che non contavano nulla. Lui ha giocato anche a sinistra, anche spesso, su questo una volta mi ero fatto un'idea sbagliata, invece se si va a vedere in Belgio ha giocato anche spesso a sinistra. Il fatto è che Inzaghi nei suoi 3-5-2 all'Inter e anche alla Lazio non ha mai usato esterni, quinti di centrocampo a piede invertito, ha sempre giocato con i destri a destra e i mancini a sinistra, e per come gioca l'Inter, soprattutto a sinistra, io non capisco la logica di avere un destro. Io vedo come imposta l'Inter, come spesso anche Di Marco gioca di prima il pallone che gli arriva da bastoni per la sovrapposizione di Mkhitaryan. Se ci metti un destro cambia tutto, completamente. Quindi è questa la mia perplessità, cioè perché hai in mente qualcosa di nuovo? Se è così, sono pronto ad accogliere le nuove invenzioni del demone che spesso ci ha fatto anche divertire. Ma se la risposta è no, che senso ha? Io mi chiedo solo questo. Sono d'accordo, qualcosa di nuovo, ragionavo l'altra volta, potrebbe essere un'idea per sganciare ancora di più Bastoni, con Buchanan che gli svuota la fascia e viene un po' a convergere verso il centro, cosa che per esempio il Milan fa soprattutto con Theo Hernandez, che da sinistra diventa più imprevedibile venendo spesso verso il centro e lascia spazio a Leao. L'Inter gioca con un modulo differente, con codici differenti, però potrebbe essere un'idea di questo tipo. Sono d'accordo con te però sulla complicazione che porta. Penso anche che, Simo, a questo punto, se Buchanan viene riportato a destra, come sarei curioso di vedere, e lì a sinistra siamo corti comunque, perché Carlos Augusto ne hai uno e Di Marco non tiene 90 partite, cioè 60 partite, quelle che l'Inter potrebbe fare giocando 90 minuti per tutte le gare. Quindi Carlos Augusto lo sdoppi parecchio e Bastoni deve reggere molto. Cioè, vedo uno sbilanciamento a destra della rosa nerazzurra in questo senso. Quindi da quello che si decide su Buchanan valuteremo, capiremo eventualmente anche altri sviluppi di mercato. A destra Darmian al momento lo mettiamo lì come quinto. Quadrado, a meno di sorprese, non dovrebbe essere rinnovato. C'è la questione Dumfries, questione ancora aperta. Lui che dal ritiro, un po' per quello che abbiamo detto per Çalhanoğlu, lui dice io voglio rimanere all'Inter, però le sue dichiarazioni non sono rimango all'Inter firmando in bianco. Io lo vedo sempre dire voglio rimanere all'Inter, ma bisogna trattare.
E qualcuno dice quei 5 milioni, 5 e mezzo che sono stati chiesti sono eccessivi, perché quelle cifre lì le dai ai top della rosa. Dumfries oggi è tutt'altro che un top della rosa. Qualcuno dice sarebbe troppo anche arrivare ai 4 milioni circa di Di Marco. Su questo sono meno d'accordo, perché per me lì sulla destra la zona di Dumfries è una casella in cui questa Inter può migliorare, soprattutto all'interno del contesto inzaghiano. Però Dumfries è anche un giocatore che ti porta delle caratteristiche che non ha in rosa, a livello fisico, di dominio sul secondo palo, ti porta dei numeri anche in stagioni negative, dove per ora stagioni totalmente positive dal primo all'ultimo giorno non ne ha fatte, ha sempre avuto dei momenti di vuoto, eppure i suoi numeri li ha fatti. E quindi vuol dire che comunque in questo sistema di gioco ti dà un valore aggiunto in qualche modo, pur peccando molto nella fase di costruzione. Quindi, secondo me, trovare con i soldi di Dumfries eventuali un giocatore migliore che ti dia quelle cose lì non è semplice, e ci abbiamo fatto un contenuto su questo tema. Per cui, se tu dici è lui il titolare, 4 milioni è la cifra dei titolari dell'Inter, semplicemente. Se trovi un accordo per il rinnovo bene, se non lo trovi alla giusta cifra si può vendere, ma alla giusta cifra, perché se devo andare a svenderlo, allora secondo me conviene che me lo tengo un anno e lo porto con un ingaggio più basso di quello dei titolari fino alla scadenza naturale del contratto. Ma allora il sostituto non è semplice, sicuro, son d'accordo. Sul fatto cioè su quest'ultimo discorso del rinnovo di contratto, io invece la vedo un po' diversa, nel senso che se non si tratta di giocatori in là con l'età, ormai a fine carriera, io nel calcio di oggi sprecare la risorsa di un qualsiasi giocatore che può portarti anche solo magari 10 milioni, butto lì, mi sembra appunto uno spreco, cioè non ne vedo il senso. Dumfries è ancora un giocatore abbastanza, cioè non giovane, però nel senso è nel pieno, è un giocatore che può avere anche un certo mercato, anche se ora magari non ce l'ha. Mi sembrerebbe veramente uno spreco tenerlo lì ancora un anno, da scontento peraltro, perché sarebbe chiaro, e poi perderlo a parametro zero, dovendo comunque andarne a prendere un altro poi l'anno prossimo, cosa che potresti eventualmente fare ora. Ecco, la cosa che non mi sorprende, però un po' mi dispiace, è che non vedo al momento una strategia da questo punto di vista. Così come serviva all'Inter un uomo come Zielinski, l'hanno individuato, l'hanno preso. Serviva un uomo come Taremi, fra poco ne parleremo, l'hanno individuato e l'hanno preso. Sulla destra abbiamo parlato di 1000 nomi, molti anche diversi, da Olmo a Sugawara, che sono il giorno e la notte, però non ho mai avuto l'impressione di quel nome convincente fino in fondo, nemmeno Ndoye di cui si parla ora è forse Per me convincente. l'Inter è convinta su Ndoye in realtà. Può essere, però ha anche lui delle perplessità, e secondo me soprattutto lato Inzaghi sarebbe da capire, perché uno così che va anche riconvertito un po' di più, non lo so. E a questo punto mi viene allora da pensare che davvero la strada sia teniamo Dumfries a prescindere, se rinnova bene, se non rinnova lo perderemo l'anno prossimo. Sulle cifre, 5 milioni, 5 milioni e mezzo, no, sono troppi. 4, se li prende Di Marco è un titolare, lui è un altro titolare, ci può stare che lui eventualmente li chieda, anche se lui appunto ne chiede anche di più. Chiudo dicendo, Çalhanoğlu nel suo comunicato ha detto delle cose, Dumfries quando parla adesso ne sta dicendo di molto più interiste, se così vogliamo dire, però vedi la differenza che dicevo prima, Dumfries nel frattempo ha quelle richieste lì a cui l'Inter ha già detto no, di fatto. E quindi dimostramelo se sei davvero Sì. nella tua famiglia, come lui stesso ha detto. Vedremo. Chiudo dicendo che per me in realtà l'Inter è convinta su Ndoye, lo vede come un profilo giusto. Secondo me la stagione di Ndoye è stata sottovalutata da molti perché si sono focalizzati tanto sui gol sbagliati, che è vero, assolutamente, però è un giocatore che era al primo anno di Serie A e faceva un grande lavoro di equilibrio per il Bologna di Thiago Motta, cosa che per me è stata molto sottovalutata. Con la Svizzera gioca in maniera differente, nel Bologna gioca in un modo che può essere riconvertito con delle cose da sistemare nel posto di Dumfries, secondo me. Su Dumfries mi è capitato un paio di giorni fa un video degli europei dove più di un compagno di squadra alla domanda sul giocatore più sottovalutato della nazionale dicevano Dumfries, e tanti tifosi olandesi dicevano qual è il giocatore che seguono, è Dumfries, e tifano Inter perché seguono Dumfries. Tra i vari olandesi dell'Atalanta eccetera che ci sono, o del Milan eccetera, tanti citavano Dumfries, quindi c'è una forte considerazione comunque in Olanda. Che poi tra l'altro credo abbia un record di gol più assist fatti con la nazionale
penso sia un record, qualcosa di impressionante, che adesso non Mh-mh. ricordo. Andiamo all'attacco, dai. Lautaro Thuram, confermati, sparite le voci, l'europeo per ora non sta mettendo in vetrina Thuram e speriamo che continui così. Arnautovic un pochino si sta mettendo in vetrina invece, anche se un gol sbagliato, un rigore trasformato, qualcosina sta facendo, speriamo che dagli ottavi in poi possa fare ancora meglio. Correa torna, ma è già in partenza, lo sappiamo. Taremi il nuovo acquisto, confermato, e sarà in ritiro nei primi giorni, proprio all'inizio del ritiro estivo a metà luglio. Prima domanda Simo, vedi un attacco così? Quindi Lautaro, Thuram, Taremi, Arnautovic, che ne pensi? È da completare, da migliorare? Che impressione ti fa? È sia da completare che da migliorare, nel senso che Lautaro, Thuram, Taremi, Arnautovic, ragionando sulle riserve chiaramente, sono 2 riserve non dico simili, però più simili di quanto invece non sarebbero Taremi e un altro, si parla di Gudmundsson, questi giocatori qui, che invece forse sarebbe effettivamente il profilo ideale. E in più, se tieni Arnautovic, sapendo anche la sua fragilità fisica, secondo me un quinto lo devi avere anche solo per essere sicuro che se poi ti si fa male per 2 o 3 mesi non rimani con 3 giocatori che sono veramente molto molto tirati. Quindi se possibile, secondo me, anche se continua a filtrare che l'Inter comunque Arnautovic non lo vuole spingere forte alla porta e così via, però arrivati a questo punto è difficile, ma è difficilissimo anche venderlo, perché anche l'ingaggio che ha è veramente spropositato. Quindi tanti auguri, però insomma, abbiamo detto tante volte bisogna saper vendere, e l'Inter ha saputo vendere molto bene i top, molto male per non dire mai venduti o quasi i giocatori di secondo piano. Non è facile, però bisogna provarci. Servirebbe un'operazione alla Ken Fiorentina, una Eh. roba del genere, che ci aiuterebbe molto sul mercato. Su Arnautovic, con 5 attaccanti, a meno che tu non decida di riportare alla base uno dei tuoi giocatori vivaio Inter, il quinto attaccante finirebbe per forza di cose fuori lista, quindi utilizzabile solo in Serie A. Mi viene da pensare, Simo, sarebbe un problema comunque relativo forse. Cioè, se tu dici che nello spazio a bilancio questa cosa puoi permettertela, la quinta punta magari ti salta le 6 partite di Champions fino a dicembre e poi magari la puoi piazzare a gennaio, se non riesci a piazzarla adesso, per esempio. Può essere un modo anche per cautelarsi, visto che citavi Gudmundsson. L'Inter su Gudmundsson c'è da tempo, è fortemente intenzionata a trattarlo. Può essere un'operazione che andrà avanti nell'estate, perché l'Inter appunto ha delle esigenze da incastrare, ma è già stata completata l'operazione Martinez con il Genoa, il canale è aperto, dal Genoa hanno fatto capire che lui sono disposti a farlo partire perché vuole fare un passo in avanti, e hanno parlato anche di possibilità di scambio, o comunque tengono il punto sulla valutazione, ma c'è possibilità di trattare, diciamo così. C'è anche questa questione legale, su cui non entriamo nei dettagli, che però pende su Gudmundsson. Dal Genoa stesso continuano a dire che però sono tranquilli e andrà tutto bene. Però ecco, magari, sai, per cautelarti si è parlato addirittura di una clausola con cui si potrebbe cautelare l'Inter, uno scenario secondo me un po' complicato, però magari lo prendi, ti tieni 5 punte, se succede qualcosa sei tranquillo a quel punto. Potrebbe essere un'opzione questa. Sì, sulla clausola secondo me sarebbe doveroso, perché si sta parlando troppo poco, secondo me, di questa questione legale, senza andare nei dettagli, come dicevi, però c'è. E se poi dovesse finire male, d'altronde il calciatore non vive di calcio, vive una vita come tutti noi, quindi se poi intervengono problemi legali, influiscono sul suo lavoro. Quindi questo deve essere tenuto in considerazione. Lo dico perché, ripeto, se ne parla troppo poco, secondo me. Gudmundsson a livello tecnico sarebbe un giocatore spaziale, che è l'uomo che ci serve forse. Il fatto è che Arnautovic, allora, sul fatto di tenere Arnautovic quinta punta anche fuori lista, io più volte ho detto, secondo me non sarebbe un enorme problema a livello di rapporti, perché lui, io sono convinto che lui sappia che la stagione che ha appena fatto è molto deludente, e vista anche l'età che ha, tra il fatto di andare magari in Arabia o in qualche club simile e rimanere qui pur non giocando la Champions, però comunque giocando in una squadra top, potendo rivincere lo scudetto e altre coppe eccetera, non gli farebbe neanche così schifo. Io non sono convinto che direbbe no, assolutamente. Il problema è lato Inter, perché l'ingaggio che ha soprattutto è un ingaggio che non fa fatica ad essere da punta di riserva. Se il rendimento è questo, figurati da quinta punta. Questo Sì. è il grande problema secondo me.
Questo è il fatto di avere un giocatore così che costa così tanto lo mette un po' a metà tra un rendimento da potenziale quinta punta e un costo da terza, probabilmente, a livello di gerarchie. E quindi se non si risolve questa cosa, secondo me sarà un bel problema, tenuto conto che l'uomo in rosso in questa grafica, noi giustamente lo diamo già per partito perché sappiamo che l'Inter non lo vuole, l'ha anche già probabilmente comunicato, però poi serve qualcuno che in qualche modo se lo prenda e non so se sia più invendibile lui o Arnautovic in questo momento, forse non lui per ragioni puramente anagrafiche, ma come rendimento siamo da strapparsi i capelli per Sì. entrambi. Decisamente. Simo, voglio farti delle domande rapidissime, quindi ti faccio intervenire a raffica. Vai. Taremi è un colpo che tu sponsorizzi da tempo. Sì, io son convintissimo. Ho letto già qualche dubbio da qualche tifoso, legittimo, ci sono delle zone d'ombra, però a bocce ferme Taremi è un grande colpo secondo me e sarà uno di quelli che mi vedranno davanti a guidare il carro, sperando di non sbagliare, è possibile. L'altra domanda: come ci si può permettere eventualmente Gudmundsson, visto che l'Inter ha già fatto degli investimenti con Josep Martinez, sappiamo che bisogna chiudere almeno in pari, ruota tutto attorno a Carboni. Lo Mh. scenario ideale nella mente dell'Inter secondo me è: cediamo Carboni con una possibilità di riacquistarlo, cediamo altri giovani in giro, risparmiamo da varie cessioni e andiamo a spostare il tesoretto su Gudmundsson. Questo sarebbe proprio l'incastro ideale per l'Inter. È l'incastro ideale anche per te? È giusto privarsi di Carbonio o gli va data una chance all'Inter? Questa è la domanda da $1.000.000. Se lo si perde mantenendone in qualche modo il controllo è lo scenario ideale per tutti, se no ti giochi ti fai un azzardo, e come tale può andarti bene, perché magari lui fa, la parabola di tanti altri giovani che sembravano fuori classe e poi non lo sono stati, mentre Gudmundsson rende da Dio e ti fa l'uomo in più, può andarti anche male perché lui diventa il nuovo Messi, la butto lì, e Gudmundsson invece magari che peraltro anche lui sarebbe alla prima esperienza in un top club, c'ha se non sbaglio 27 anni, quindi ha già anche un'età di un certo tipo, magari lui ti floppa e ti mangi le mani. Secondo me nessuno oggi non abbiamo gli elementi per essere più da una parte o più dall'altra, è solo opinione, come tale è legittima sia l'una che l'altra idea, è quasi un 50-50 secondo me. E altra domanda e poi andiamo verso la chiusura davvero. In tanti dicono il centrale serve assolutamente. Tra l'altro io invito chi ci sta seguendo ovviamente a scrivere nei commenti, così poi nelle dirette riprendiamo i commenti e li rileggiamo e ne discutiamo. Serve un centrale, serve un esterno migliore di Dumfries, serve un attaccante. Varie priorità vengono ancora espresse, nonostante l'Inter abbia già fatto 3 innesti e comunque parte molto avanti rispetto ai rivali. Io ti chiedo, oggi ti do la possibilità di chiudere qui il mercato con Gudmundsson per completare l'attacco. Quindi metti dentro Gudmundsson e chiudi il mercato qui, con questa rosa qui, come ce l'hai oggi. Firmi oppure no? Ho già la penna. Se mi Colpo di dai scena. margine per un paio di cessioni, non per arrivare ad altri colpi, ma proprio per sfoltire, ancora meglio. Però sì, cioè cosa vogliamo di Sì. più a livello di rischi e di benefici? Cioè, va No, benissimo. io firmo assolutamente. Però non tutti secondo me sono convinti, perché migliorerebbero questo, migliorerebbero quell'altro. E questo Simo ci porta all'ultima domanda. Mi sembra di rivivere un po' uno scenario che abbiamo già visto, spesso a parti invertite, ma ultimamente lo abbiamo visto in questa modalità qua. Le altre si muovono, che poi le altre, di fatto la Juventus, perché il Milan ha appena annunciato l'allenatore e hanno puntato tutto su Zirkzee, che però si sta allontanando sempre di più. E quindi, o almeno in questo momento è ancora una trattativa difficile, seppur il Milan continuerà a provarci. Quindi non hanno ancora il centravanti, che era la loro priorità, devono prendere anche il centrocampista, devono rifare la difesa. Il Milan è un cantiere aperto. Sulla Juventus si respira un po' quello che si è respirato spesso con il Milan, fanno tanti acquisti, hanno preso Di Gregorio, hanno preso Douglas Luiz, gran colpo, con una modalità curioso perché Giuntoli ha questi ottimi rapporti con la gente, il presidente dell'Aston Villa ha questo ottimo rapporto con Agnelli, la Fiorentina ha questo ottimo rapporto con la Juventus nonostante si professino rivali, commisso che contro l'Inter spara a zero, con la Juve fa questi affari con Ken, così, molto curioso. Comunque Douglas Luiz hanno fatto un gran colpo, con i soldi di Ken stanno andando diretti su Khéphren Thuram, altra operazione molto molto interessante.
addirittura parlano anche di Koop Meiners, di un attaccante alle spalle di Vlahovic, dovranno fare però ancora in difesa almeno un innesto serve, poi ci sono offerte per Gatti, se parte Gatti dovranno prendere 2 giocatori. In attacco gli esterni, Kostic va via, serviranno almeno 2 esterni, cioè stanno mettendo delle pedine importanti, stanno costruendo un centrocampo importante, ma devono fare ancora tanto lavoro. Il Napoli ha annunciato Conte, ha detto che rimane Kvara, però deve gestire il caso. Osimhen non si è ancora capito che succede, quindi con chi eventualmente lo sostituiranno. E in questo contesto io mi sento intanto di fronte ad un campionato che si preannuncia ancor più equilibrato e ancor più spettacolare. Però l'Inter parte davanti e per me, ribadisco, l'Inter ha fatto qualche punto in più di quello che era il reale valore della rosa. Quindi non parti in realtà con una squadra da 96 punti o quasi 100 punti. Parti con una squadra da un pochino meno. Però gli hai già aggiunto 3 giocatori importanti e hai confermato l'allenatore, riparti con quel blocco lì di fatto. Io non starei, cioè è giusto vedere che fanno anche gli altri, ma non possiamo comprare tutti noi. Dobbiamo arrenderci al fatto che anche le altre si possono rinforzare, ecco. Sì, guarda, sarò rapidissimo, dico solo 2 cose. La prima è che il mercato è estremamente fluido, quindi stiamo vedendo e sentendo tante voci, le cose cambiano. Fino a 2 settimane fa lo stesso quadro che mi hai fatto adesso molto preciso sulla Juve l'avremmo potuto dire, per esempio, del Milan citando Zirkzee. Dopo 2 settimane Zirkzee oggi sembra molto più lontano, quindi le cose cambiano veramente in maniera molto rapida. E questa è una cosa. La seconda, io sono sempre più convinto che nel calcio di oggi, soprattutto negli ultimi anni, dove ci sono anche compravendite di giocatori importanti, anche noi all'Inter abbiamo vissuto di pesanti, alcuni anche inattesi, sono sempre più convinto che di fronte a questa volontà di voler sempre comprare 1000 giocatori, cambiare, cambia questo, cambia quello, fai 2 pareggi, cambia l'allenatore, questo no, cambia il presidente, tutti vogliono cambiare tutto, la continuità e la stabilità sia un grande valore. Motivo per cui dovremmo dare più peso ai rinnovi di contratto, che non tutti riescono a chiudere e spesso quando non li chiudi magari il giocatore lo perdi pure a zero, senza tornare a Donnarumma, ma rimaniamo anche solo a Skriniar. E questo è un fatto, e appunto consolidare i gruppi. Cioè, sembra che le cose siano date per scontate. L'Inter è questa, vabbè, però non compra nessuno, le altre comprano, quindi oddio arriviamo quarti. Però l'Inter ha quel gruppo qui, che ha ottenuto questi risultati qui, ha quel tecnico che è stato così bravo, ha quei giocatori che sono stati così bravi. Capisco la voglia, vale per tutti, siamo tifosi, il calciomercato è il mondo dei sogni, capisco assolutamente, però non sottovalutiamo quello che c'è già, perché se io ho già del materiale importante, uno, non ho la necessità di dover cambiare, perché poi si parla di tanti nomi, quale giocatore dell'Inter oggi puoi migliorare indiscutibilmente facendo un acquisto sul mercato? Qualcuno c'è, ma non tanti. E due, il fatto di ripartire con gli stessi giocatori, che con quelli nuovi che sono qui da un anno in più, che hanno già in mente gli schemi, che hanno già in mente il modo di giocare, eccetera, è un valore. Non si vede, non è tangibile, ma sono convinto che sia un valore. Poi se vinceranno gli altri, gli si stringerà la mano, avranno fatto un buon lavoro. Però io riparto con delle convinzioni basate sui dati, su cose pratiche, reali. Lo scudetto dell'anno scorso, i 90 punti. Sono d'accordo perché, e chiudo anch'io, il Frattesi di quest'anno non sarà il Frattesi dell'anno scorso, il Bissek di quest'anno non sarà il Bissek dell'anno scorso, lo stesso Carlos Augusto che pure ha fatto bene, lo stesso Thuram, che per me potrebbe avere un'evoluzione superiore da finalizzatore, aggiungendo qualcosina al suo bagaglio di caratteristiche. Quindi sono assolutamente d'accordo con te. Non potevi chiudere meglio, quindi io direi che possiamo chiudere qua questo secondo appuntamento con il nostro format lungo, con i temi caldi del mese qui su Passione Inter. Ci risentiamo tra un mese con questo format, ma chiaramente nelle prossime ore troverete nuovi contenuti con nuovi aggiornamenti sempre qui sui nostri canali. Vi invito a fare un salto su passioneinter.club, trovate il link anche in descrizione, dove in questi giorni stiamo lavorando a tanti contenuti, le serate quiz sempre molto divertenti e molto altro, quindi vi aspettiamo su passioneinter.club. Simo, grazie, ci risentiamo. Alla prossima, grazie. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate anche questo in descrizione per chi ci segue in podcast, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.